Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone o ascendente Leone o Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere cosa sta accadendo dietro le quinte e davanti nell'amore per te. Andiamo a fare una lettura un po' diversa, andiamo a vedere quali energie stai per manifestare e anche qual è l'ombra che stai portando nelle relazioni, sia che tu abbia una persona oppure che non ci sia nessuno. E quale energia inconsapevole stai proiettando che magari allontanano invece di avvicinare l'altro e l'amore. Quindi oggi faremo questa stesa molto potente per andare a vedere l'aspetto più controverso che si muove dentro di te rispetto all'amore, perché solo vedendolo puoi trasformarlo. Quindi andiamo a vedere anche rispetto, sia che tu abbia una persona che non ci sia. Vediamo un po' cosa accade nell'amore per te. Andiamo a vedere come prima carta qual è l'ombra che stai proiettando nelle relazioni, quale parte di te che forse non vuoi vedere, ma che condiziona i tuoi rapporti. Qual è l'ombra? Cosa desidera davvero il tuo cuore? Sotto sotto, cos'è che vuoi veramente? Anche se magari non lo ammetti. Cosa vuoi veramente? Perché a volte ciò che dichiariamo di volere e ciò che la nostra anima chiede invece non sono proprio la stessa cosa. Quindi cosa desideri davvero sotto sotto, Leone? Qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento? Qual è la lezione che stai vivendo in questo momento? Sia che tu abbia già una persona nel cuore o che non ci sia nessuno. Qual è la lezione? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Cosa puoi fare veramente adesso? La prendo io. Cosa puoi fare veramente adesso per creare un amore autentico? Come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità? Come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità? Allora, qua. Vediamo un po'. Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Allora, cosa stai manifestando nell'amore? Cosa stai per manifestare? Andiamo a vedere prima di tutto l'ombra. Il 5 di denari. Guarda, paradossalmente l'ombra che ti accompagna nelle relazioni è la paura di essere esclusa o escluso. Anche la paura di non essere abbastanza, di restare fuori al freddo, perché il 5 di denari parla di mancanze. Qua mi dice che forse temi di non essere vista o di non essere scelto o scelta, no? Oppure hai timore che una volta aperto il tuo regno qualcuno possa abbandonarti proprio quando ne avrai più bisogno. Questa è l'ombra. Per esempio, se sei in coppia, potresti nutrire segretamente la paura di essere lasciato o lasciata sola nei momenti difficili. Oppure se non c'è ancora nessuno, potresti portare dentro una sorta di dolore antico. Sai qual è? È la convinzione che l'amore per te sia sempre un passo più in là, quasi irraggiungibile, ma questo ha a che fare con qualcosa di antico. L'ombra, quando la mettiamo in luce, non è più l'ombra, non è più un'ombra, no? Cioè prendi consapevolezza, è importante è saperlo, no? Adesso voglio andare a vedere cos'è che desideri davvero, cioè sotto sotto, anche se magari non lo ammetti. No, sotto sotto, cosa desideri davvero? Stabilità. La regina di denari. Nel fondo del tuo cuore c'è proprio un desiderio così, puro e terrestre, cioè vuoi stabilità, sicurezza, un amore che sia casa. Un amore che sia casa. La regina di denari sogna un partner, anche se sei uomo, che non sia solo passione, ma anche presenza concreta, affidabile, capace di nutrire la vita quotidiana. Cioè, come se tu sognassi mani che preparano la tavola insieme, che accarezzano senza fretta,
mani che ci sono anche quando il mondo trema, insomma. Cioè, questo è quello che sotto sotto vuoi, sotto sotto vuoi e magari non lo dici. Questo è il senso. Vediamo adesso qual è la lezione d'amore che la tua anima ha scelto in questo momento, cioè quello che stai vivendo, sia che tu abbia una persona o meno, che cos'è che stai vivendo? Qual è la lezione d'anima? La vera lezione. Il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni mi parla di allargare lo sguardo. Cioè il 3 di bastoni qua ti insegna che l'amore non è solo ciò che puoi toccare e controllare, ma una scoperta, un viaggio. Allora questa carta ti dice: lascia spazio all'avventura, alla crescita reciproca, ai progetti che vanno oltre le mura del tuo castello. Guarda, questa carta in questa posizione è molto importante, cioè la lezione d'amore che stai imparando attraverso una connessione che hai in questo momento o che hai avuto è la lezione di abbandonare vecchie mappe che ti facevano sentire al sicuro e partire verso nuove rotte dove potrai espanderti davvero. Cioè guarda in là, oltre i confini di quello che stai vivendo. Se stai vivendo per esempio una relazione, vai oltre come se fosse una scoperta continua, non è solo ciò che puoi controllare, no? Una scoperta continua, l'energia amorosa è una scoperta continua, non è controllabile, no? È un Dio. Di ampliare gli orizzonti, qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento, di ampliare gli orizzonti. E vediamo quindi adesso qual è il consiglio pratico. Qual è il consiglio pratico? Cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Il giudizio. È un risveglio questo. Allora il consiglio per te in questo momento è lasciar morire vecchie paure e vecchi copioni. Cioè perdona ciò che ti ha fatto sentire esclusa o escluso. Guarisci l'antica ferita del non merito, la ferita dell'esclusione. Magari facendo una pratica di yoga sciamanico, ve le metto sempre sul canale, no? Perché viene dall'infanzia questa cosa qui del non merito, non sono abbastanza. Quindi la pratica è: guarisci la ferita del non sono abbastanza, del non merito. Perché questo ti fa proiettare vecchi copioni. Quindi riconciliati con le parti di te che giudichi fragili, perché sono proprio quelle parti che aprono la porta a un amore più grande. Cioè, se qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento, devi riconciliare, che l'altra persona ti proietta, che ci sia o meno incarnata quest'altra persona davanti a te, ti sta proiettando l'energia amorosa, l'esigenza di riconciliarti con le parti che ti hanno fatto sentire di non meritare. Perché tu vuoi questa concretezza qui. E allora la regina dei denari chi è? Anche colei che abbraccia i suoi piccoli, no? Le parti più fragili. Allora lascia che prima di tutto questo amore abbracci queste parti fragili. Nel mio video, la sequenza fluida yoga sciamanico, il secondo, alla fine della sequenza ti ho messo il rituale da fare insieme del bambino interiore. Ti consiglio di farlo quello, almeno una volta al giorno, perché in base a questa stesa, o quando ne hai proprio bisogno, è molto forte e incisivo quel rituale. Ok? Lo so che molti di voi lo sapete, lo dico per le ragazze nuove. Ok? Sì. E quindi come cambiano le tue relazioni quando integri questa verità adesso? Cioè, come cambiano le tue relazioni? Che cosa succede? Sia che tu abbia già una persona nel cuore, in mente, o che non ci sia nessuno. Come cambiano? La famiglia, quella che volevi tu. Cioè, comunque sia la costruzione, quello che vuoi tu. È una meraviglia quello che ti attende. Quando integri tutto questo, le tue relazioni si trasformano nel 10 di coppe. La carta della gioia condivisa, della famiglia dell'anima, della pienezza emotiva, quindi che tu sia in coppia o ancora non ci sia nessuno o hai una persona nel cuore. Questa è la promessa
che un amore sereno, dolce e completo è scritto nel tuo destino. Ma solo se hai il coraggio di affrontare il gelo delle tue paure e attraversarlo. Va bene? Quindi questa stessa è come se mi stesse dicendo in questo momento che la tua anima fiera, no? Il tuo cuore porta dentro una piccola stanza buia dove vive la paura di restare fuori, da sola o da solo con il vento freddo. Eppure sotto quella corazza dorata desideri un focolare caldo. Una regina desideri o un re che pianti radici accanto a te, che ti guardi e ti dica: io resto anche quando fuori piove. La vita ora ti chiama a sollevare gli occhi, oltre l'orizzonte, oltre a quello che stai vedendo adesso, a lasciare le tue sicurezze e a osare esplorare mondi nuovi dell'amore, modi nuovi dell'amore che ti sta chiedendo. E il giudizio ti invita a far morire le vecchie storie che ti dicevi, che erano quelle che non eri abbastanza, che l'amore non era per te, che saresti rimasto da solo, da sola. E quando avrai lasciato andare quel peso, lo si fa con le pratiche, ragazze e miei ragazzi, soprattutto, perché tu condizioni il subconscio attraverso le pratiche, i mudra, lo sapete bene. Quando lasci andare quel peso, il tuo cuore danzerà nel 10 di coppe. Una felicità condivisa, risate in una casa piena di luce e la consapevolezza che finalmente tu sei a casa. Bellissimo. Che tu sia in relazione o meno, o in connessione o meno, siamo tutti in relazione con i nostri spiriti, siamo tutti sempre in relazione. L'amore cosa ti dice adesso? Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice l'amore? Leone. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Allora qua l'amore ti sta dicendo che qualcuno è scappato da te, qualcuno, tu sei scappata, fatto sta che qualcuno è scappato dalla luce. Allora abbiamo questa sensazione di tristezza, di non sono abbastanza, no? È solo una cosa mentale, è solo una cosa mentale, dall'educazione che ci viene dall'infanzia. Ecco perché ti ho suggerito di fare quella piccola pratica. Qua c'è qualcuno che non si è sentito degno di te ed è scappato e ti chiede perdono. Per alcuni di voi è un rientro di questa persona, una persona sempre nuova che non si è mai sentita degna di nulla e nel momento in cui trova te trova l'amore. È questo che stai chiamando a te. Ok? Cos'altro? Sto male senza di te. C'è una persona che sta male senza di te, che si sente sola e sta male. C'è una persona qui che non è stata onesta. Se parliamo di una persona che hai nel cuore, questa persona, c'è una rivelazione con il giudizio qui. C'è una rivelazione, una persona che ti pensa tanto, una persona che si dà conto del tuo valore e vuole la tua fiducia per realizzare questa bellissima unione. Se sei sola o se sei solo invece, hai avuto a che fare con un amore disonesto, no? Ma perché noi stesse o noi stessi in primis siamo stati disonesti con noi. Che cosa vuol dire essere disonesti con noi? Nel pensare di non meritare. E qua arriva invece qualcosa di veramente bellissimo, dove ti sentirai a casa. Va bene? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli.
vale la pena di aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa, mi dicono. È all'opera il sincronismo divino. È sicuro amare per te l'ho già detto anch'io col 10 di coppe. E qua c'è o un nuovo amore per te oppure il rinnovo punto a capo con una stessa persona. Per ognuno di voi è diversa, siamo a migliaia, no? Quindi è sicuro che l'amore brindi per te e sta già brindando adesso per te. Qua c'è un nuovo amore o qualcosa che risveglierà la tua passione, il tuo cuore per darti quella che nella profondità tu vuoi veramente, quella casa lì. Va bene? Ok, mettiamoci questi altri oracoli. Tra due mondi, vento cambia direzione, conoscenza profonda. Per alcune di voi è una persona che conoscete molto bene, che era nel limbo, e il vento cambia direzione in favore di una limpidezza, non so se si può dire limpidezza, avete capito, in favore di una trasparenza. Qua da un limbo, da una situazione che era grigia, da una sorta di indecisione, si cambia direzione verso qualcosa di più profondo. Per alcune di voi è una persona che già conoscete molto bene, per altre può essere una persona del tutto nuova perché mi hanno messo la carta del nuovo amore ed è una persona che ti conoscerà profondamente. Ti conoscerà profondamente. È una persona con la quale costruire questo 10 di coppe. Ricordati che il 10 di coppe è la promessa che ti ha fatto l'amore. Ok? E tu in questa stesa mi dicono che oserai esplorare mondi nuovi dell'amore che comportano il fatto che ti sentirai non abbastanza, ti sentirai degna o degno. Ok? Questo è ciò che stai manifestando, ciò che stai attirando a te. Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, mi auguro di averti dato una lampadina in più per mettere consapevolezza nel tuo capolavoro di vita, relazionale in questo caso. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!